Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un contenuto molto interessante del nostro amico, maestro, socio, chiamiamolo come ci pare, ci piace, di Cannuccia Film, un canale che vi consiglio di andare a seguire, di andare veramente a visitare perché fa dei contenuti molto interessanti. Abbiamo fatto anche un video insieme, ne abbiamo insomma già programmato degli altri, quindi mi fa piacere insomma avere una collaborazione con lui. Ha pubblicato l'altro giorno un video molto interessante su il Messi uscito insomma del pack Argentina, fortissimo chiaramente, e io ho voluto testare il suo modulo e vi devo dire ragazzi che ha fatto veramente un gran bel lavoro, perché ha utilizzato un modulo molto semplice, molto scolastico se vogliamo dire, però comunque completo e che allo stesso tempo ti fa divertire per le caratteristiche dei giocatori che ha posizionato in campo. Io gli ho fatto qualche piccola modifica, adesso ve lo farò vedere. Prima di andare avanti vi ricordo sempre di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme che, passando dal link che trovate in descrizione, potete semplicemente supportare il canale. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica dalla quale possiamo acquistare a dei prezzi veramente ridotti tutto ciò che vogliamo del mondo appunto videoludico. Inoltre vi ricordo che grazie a voi siamo arrivati a 500 iscritti, quindi è possibile abbonarsi al canale per supportarmi ancora di più e avere in esclusiva dei contenuti dedicati, quindi solo esclusivamente per voi, e tanti altri premi insomma che ci sono per gli abbonati. Andiamo a vedere subito invece il modulo del nostro amico Cannuccia Film. Eccolo qui ragazzi, io come già detto gli ho fatto qualche piccola modifica. Lui ad esempio gioca col contrattacco, invece io col contropiede. L'ho provata anche col contrattacco, funziona, però io attualmente mi sto divertendo di più con il contropiede. Di conseguenza ragazzi è chiaro che vado a utilizzare il contropiede e non il contrattacco. Lui utilizza alcune istruzioni poi che le andremo a vedere, che utilizzo anche io, perché comunque danno completezza secondo me a questo modulo, anche se io vi consiglio chiaramente anche in prima battuta di provarlo anche senza. Usa due terzini difensivi, anzi un DC e un terzino difensivo. Io invece ne uso due offensivi, o meglio un offensivo e un mattatore. Vi vado subito a spiegare quindi la mia difesa come è composta. Da un portiere difensivo, secondo me il migliore del gioco, a darmi a mani basse. Poi i due centrali Nesta e Beckenbauer sono rispettivamente uno sviluppo e un incontrista. Carta fondamentale avere da mettere in campo, diciamo, è con velocità, quindi se non avete Nesta ma avete, che ne so, un Rudiger, va bene comunque. L'importante è che siano dei difensori veloci. Questo Saliba ad esempio, che mi sto portando in panchina, velocissimo, 89. Questo Albert Ferrer ragazzi io l'ho maxato da DC più che da terzino, perché terzini ne ho tanti, e 91 ragazzi, quindi è veramente tosto da superare in velocità, molto interessante. In mediana ragazzi io ci piazzo Vieira, ma va bene anche un collante, va bene anche questo Kanté che ho trovato, che ragazzi questo potrebbe essere un epic tranquillamente, cioè una carta stratosferica, veramente stratosferica, fortissimo, recupera una marea di palloni, veloce, bravo tecnicamente, quasi un Vieira appunto, veramente quasi un Vieira. Manca soltanto, diciamo, quel pelino di fisico in più che forse Vieira ha, però ragazzi credetemi la riserva perfetta di Vieira in questo momento per me, quindi o altrimenti va bene anche un collante, quindi un Fabinho, un Casemiro. Certo tenderanno a fare altri tipi di movimenti rispetto a un incontrista onnipresente, però comunque ci può stare. Diciamo che è sempre molto soggettivo. Anche questo modulo mi piace molto perché dà la possibilità di molte personalizzazioni, a differenza di altri che invece magari è meglio più utilizzarli in maniera più classica. Questo Cannuccia infatti l'ha studiata bene, perché comunque ha preso un modulo polivalente dove poter mettere in campo, diciamo, anche delle varianti, no, di quello che ha pubblicato lui. Io l'ho provato inizialmente come lo stava usando lui, proprio identico, e
non è male, mi ci sono trovato abbastanza bene, però con queste piccole modifiche, chiaramente perché ognuno ha il proprio, diciamo, modulo meta, riesco a giocare un pochino meglio, quindi chiaramente ho lasciato queste in maniera definitiva. Per lui probabilmente quelle sono le sue e la sua, diciamo, formazione tipo, la modalità, diciamo, che a lui lo fa operare meglio, e invece la mia è questa, con questa piccola variante. Però ha fatto comunque un gran bel lavoro, perché il segreto, diciamo, in questo modulo qual è? Questa di avere un tra le linee e un giocatore chiave. Perché? Perché sono due giocatori praticamente che vanno a inserirsi. Lui addirittura mette, se non erro, da una delle due parti il trequartista. Io l'ho voluto lasciare CC perché comunque salgono anche due terzini, e allora comunque vorrei che ci fosse anche un pochino più di copertura a centrocampo. Però si può provare, ad esempio magari possiamo mettere De Paul trequartista, che è un giocatore chiave, si tende a inserire molto 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 bene, e lasciare magari Modric invece più a centrocampo a fare un po' da regia insieme a Vieira. E poi l'altra, diciamo, cosa molto interessante è che si creano una marea di triangolazioni, perché comunque il modulo messo con un attaccante di rientro e due opportunisti davanti fa sì che facciano dei movimenti abbastanza scombinati per la difesa, perché ci sarà Neymar che fa uscire chiaramente il centrale per andarlo a prendere perché si abbassa, o comunque va lì a rompere le scatole in zona mediana, e invece i due opportunisti che tenderanno a buttarsi, anche se comunque io questo Mbappé e questo Sheva li reputo sia opportunisti, ma che comunque talvolta vengono anche incontro a recuperarsi i palloni, quindi veramente veramente perfetta come situazione. E con Modric e De Paul che comunque daranno supporto un po' internamente, un po' in fascia, insieme ai due terzini, si crea una situazione veramente interessante. Beh ragazzi, questo modulo non a caso è uno dei moduli forse più utilizzati anche a livello comunque di giocatori importanti, è un modulo che molte squadre anche reali adottano, perché comunque è completo in tutte le zone del campo. Abbiamo 3 centrocampisti, 3 attaccanti, uno che vogliamo, se vogliamo lo possiamo abbassare anche a trequartista, o come ho fatto io a seconda punta, quindi dà diverse opzioni. Le istruzioni ragazzi sono le seguenti: difensivo su il mediano, quindi su Vieira, in modo tale che la sua carta incontrista venga un pochino nerfata, ecco. E poi il contropiede ragazzi sulle due punte, su Sheva e Mbappé. In panca mi porto, come già detto, i due centrali velocissimi. Mi dovrei portare in effetti anche un terzino destro, ora che ci penso, comunque uno sinistro magari che possa fare entrambe le cose. C'ho Maicon, beh no, in effetti forse ce l'ho già, perché ho Maicon, il Cancelo può fare anche destra, quindi a posto. Costa Curta ragazzi, che mi dà il cambio sia sulle fasce sia eventualmente centralmente. Kanté e Maradona, due giocatori fortissimi. Messi, perché comunque ci sta bene anche il regista creativo al posto di Neymar seconda punta, ho notato, quindi, oppure questo Messi può fare anche la punta proprio, quindi diciamo possiamo creare diverse soluzioni. Va bene anche un senza palla eventualmente come punta. Ho provato anche Thuram dell'Inter appunto, e molto molto interessanti i movimenti che si creano e che fa. Quindi Barella al posto di magari di un Modric o di un De Paul, vediamo. Vinicius Junior, perché? Perché chiaramente la velocità ragazzi in attacco non deve mancare. Vinicius Junior ha 97 di accelerazione, quindi è il suo forte. Deve andarsi a buttare in profondità, deve creare, quindi deve allungare la difesa avversaria in modo tale da facilitare gli scambi e creare occasioni da gol. Ronaldinho, solito discorso, seconda punta, trequartista. Dembélé me lo porto perché ho detto non si sa mai che magari mi venga la voglia di poter metterci magari un CL anziché un CC o un trequartista, e quindi me lo porto. E poi Haaland davanti perché appunto comunque di testa o ragazzi finalizzazione 99 tira delle sassate praticamente in porta, è molto grosso quindi difficile da spostare, quindi mi piace appunto come si muove, certo un po' lento in certe occasioni, però comunque fa il suo. Questo ragazzi è il modulo, questo è il mio modulo
prendendo comunque, riprendo in considerazione quello del nostro caro amico Canoccia Film, che ci tengo a ringraziare e salutare nuovamente. Passate anche dal suo canale, mi raccomando, lasciategli un bel like, vi lascio magari il link in descrizione. Io vi saluto a tutti, vi ringrazio di essere stati con noi, dal vostro Luca Talan, ciao, alla prossima, grazie.